Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi prepariamo i cannelloni ripieni di carne, super leggeri. Ma chi lo ha detto che i cannelloni devono essere per forza un piatto elaborato e per farlo ci vuole tanto tempo, ma soprattutto tante calorie. Bene, oggi ragazzi e ragazze vi insegno a fare i cannelloni al ragù con un metodo veramente super veloce e anche molto leggero. Innanzitutto ci occorrono dei cannelloni, un trito a base di carote, di sedano e di cipolla, una bottiglia di salsa di pomodoro, una mozzarella, del parmigiano grattugiato, un misto di formaggi se volete per dare anche un po' quella parte filante alla ricetta, farina e latte per la besciamella, un panino piccolo, 350 g di carne di vitello macinata e 2 uova. La prima cosa che faremo sarà accendere il forno. Mettiamo quindi un tegame sul fuoco, aggiungiamo pochissimo olio, così, sarà all'incirca un cucchiaio e mezzo. Quando l'olio è caldo aggiungiamo il nostro trito di cipolla, sedano e carota e lasciamo un attimino soffriggere per un minutino. Dopo un minutino aggiungiamo la salsa di pomodoro e aggiungiamo anche un bicchiere d'acqua in modo da ripulire anche la nostra bottiglia. Aggiungo a questo punto anche la carne. Come avrete notato non ho soffritto la carne, ho messo davvero poco olio e non ho sfumato con del vino. Questo perché voglio che sia un ragù super leggero e con pochissime calorie. Aggiungo un po' di sale, do una bella mescolata. Copriamo quindi con il coperchio e lasciamo cuocere per 15 minuti circa, anche perché continuerà a cuocere in forno. Nel frattempo ho messo in ammollo il pane. Dopo circa 2 secondi lo strizziamo bene e lo mettiamo da parte. E aggiungiamo all'interno 200 g di carne macinata. Prepariamo quindi una sorta di polpettina che andrà a riempire i nostri cannelloni. Quindi abbiamo il panino ammollato, i 200 g di carne macinata magra, 2 uova intere e qualche cucchiaiata di parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e andiamo ad impastare tutto per amalgamare gli ingredienti. Nel frattempo preparo la besciamella con il mixer da cucina. Inserisco 50 g di burro, faccio cuocere a 90 gradi per 3 minuti. Nel frattempo aggiungo anche dei semi di finocchietto all'interno del ragù, daranno quel senso di avere come della salsiccia all'interno del ragù, davvero molto gustoso. Se avete mai assaggiato la salsiccia che si fa per esempio a Reggio Calabria o in altre zone della Sicilia, potrete ben immaginare che la nostra salsiccia ha appunto dei semi di finocchietto all'interno e quindi il ragù viene eccezionale. Adesso il burro si è sciolto, aggiungiamo 50 g di farina all'interno. Quindi facciamo girare il mixer per 20 secondi alla velocità 6, si formerà quindi il roux. Aggiungiamo adesso il latte, 500 g e facciamo cuocere per 10 minuti velocità 2 a 90 gradi con il tappo aperto, questo perché deve fuoriuscire il vapore. Bene, in un quarto d'ora il ragù è pronto, la besciamella è pronta, la polpettina che metteremo all'interno dei cannelloni è pronta, quindi avete visto ci vuole veramente un attimo per farli così in maniera molto leggera. Ci aiutiamo con un cucchiaino oppure volendo possiamo utilizzare una sac à poche di quelle usa e getta per fare prima e riempiamo per circa un terzo, quindi molto poco, il nostro cannellone.
non deve essere molto pieno, questo perché anche il ragù è bello ricco di carne, quindi mi raccomando circa un terzo e il primo cannellone è andato. Adesso facciamo anche il secondo e tutti gli altri. Bene, a questo punto ho inserito anche della noce moscata e un pochino di sale all'interno della besciamella. Guardate che bella, super liscia, fatta veramente in poco tempo. Prendiamo una pirofila abbastanza capiente. Facciamo un belletto bello ricco, bello cremoso con il nostro ragù. Aggiungo anche un po' di besciamella. Per rendere il tutto più cremoso e adesso possiamo posizionare i nostri cannelloni all'interno della pirofila. Se avete difficoltà ad inserire l'ultimo cannellone, spezzettatelo un po' come ho fatto io. Adesso cominciamo ad arricchire lo strato superiore con della besciamella. Mi raccomando, utilizzatela quando è ancora bella calda. Questo perché la besciamella, quando si raffredda contenendo degli amidi, tende a raggrumarsi, a diventare più solida. Adesso andiamo ad inserire anche la nostra mozzarella. Se volete potete mettere anche un mix di formaggi, come per esempio l'asiago, la scamorza, il formaggio svizzero, della provola, formaggi a pasta filata, insomma, quello che più vi piace. Io ho messo della semplice mozzarella, la metto sopra la besciamella e al di sotto del ragù, perché in questo modo durante la cottura in forno non si prosciuga eccessivamente, ma resta appunto più umida. Mettiamo anche qualche cucchiaiata di parmigiano grattugiato. Completiamo quindi con del ragù in abbondanza. E naturalmente mettiamo anche ciò che ci resta della besciamella, così sarà ancora più ricca. Vi suggerisco anche, inoltre, anche se qui non si vede, di inserire magari una tazzina di acqua lungo i bordi, lungo il perimetro della pirofila in modo che resti più umida. Spolverizziamo abbondantemente parmigiano grattugiato e voilà, la nostra teglia di cannelloni è pronta per andare in forno per circa 30-45 minuti, dipende sempre dal tipo di cannelloni e dal tipo di forno, perché ogni forno cucina a sé. Temperatura 180 gradi e se necessario magari tenete da parte anche un pochino di sugo se vi vengono un pochino asciutti e se vi piacciono più belli sugosi. Io solitamente faccio molto sugo in abbondanza, questa volta però mi ritrovavo con soltanto una bottiglia di passata in casa, quindi ho dovuto farne un pochino di meno, però anche così, anche se non erano particolarmente sugosi come li faccio solitamente, erano buoni lo stesso, davvero. Credetemi, provate questa ricetta e vi piacerà un sacco, anche perché ho visto che solo io li faccio così. Non sono pesanti perché come avete visto il sugo non era fritto, il ragù non era fritto e di conseguenza è anche molto digeribile. Non abbiamo inserito vino, quindi non abbiamo parti acide all'interno della ricetta, a parte appunto un po' il pomodoro, però sicuramente con il vino risulterebbe più pesante. Bene, io spero che questa ricetta vi è piaciuta, se è così ricordate di lasciare un bel like per sostenere il mio canale, iscrivetevi e condividete. Fatemi inoltre sapere se vi piacciono questi video in cui io commento la ricetta o se magari preferite vedere dei video in cui si sentono esclusivamente i rumori della cucina o semplicemente una musichetta. Scrivetemelo qua sotto. Vi chiedo anche scusa per la voce, però è circa un mese che non sto molto bene di salute, ho avuto la febbre, adesso questa influenza si protrae e quindi insomma
Sono in via di guarigione e spero di guarire in fretta, quindi mi spiace se magari non riesco ad articolare bene qualche parola. Bene, vi auguro una bellissima giornata, vi mando un bacione e ci sentiamo tra i commenti. Ciao ragazzi, ciao ragazze, buona giornata!